Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Mauro Efai e in questo video, come vi ho promesso, vi farò vedere quelle che sono le novità appunto del 2019, in particolare di quello che è il mondo dei diffusori. Vedremo alcune novità, da quelle meno costose a quelle più costose, come può essere Q-Acustiche, che è uscito con un modello di riferimento. Comunque, vabbè, non vi anticipo niente, ma adesso partiamo col video e vediamo quali sono le novità di questi primi mesi del 2019. La nuova serie è uscita a cavallo tra il 2018 e il 2019, ossia mi riferisco alla Spector. La serie è accomunata dal fatto di essere dei diffusori con una configurazione di tipo bus reflex. Sono tutti due vie con un'impedenza tipica di 6 ohm e un attacco di tipo mono-wiring. Partiamo dalla più piccola, la serie 1, dove viene montato un woofer da 111 mm, un tweeter da 21 mm, una sensibilità molto bassa, parliamo di 83 dB, e una risposta in frequenza che va da 59 a 26.000 Hz. Una potenza che può partire da un minimo di 40 al massimo di 100 watt. Un peso tipico di 4 kg per diffusore. Il costo di questo diffusore è inferiore ai 200 euro. Capite bene che è un ottimo entry level. La Spector 2 invece monta un woofer da 130 mm con il tweeter sempre da 21 mm, una sensibilità dichiarata di 85 dB e una risposta in frequenza che si estende dai 54 Hz fino ai 26.000 Hz. Una potenza dichiarata che va da 60 a 150 watt con un peso di 5 kg. Il prezzo definito a listino è di 250 euro. E adesso arriviamo alla Spector 6, modello più grosso del tipo Tower, che monta due woofer da 16 cm e mezzo, sempre in accordo reflex, questa volta in doppio accordo reflex, con il tweeter sempre da 21 mm. La sensibilità dichiarata è di 88,5 dB, con una risposta in frequenza che si estende dai 43 ai 26 kHz, una potenza massima applicabile da 30 watt a 150 watt, per un peso specifico cada uno di 13 kg. Il prezzo a listino in questo caso è dei 600 euro. Tutta la serie Spector strizza l'occhio anche all'home theater, tant'è che viene venduto anche il canale centrale, sempre della serie Spector, dove vengono montati due woofer da 11 cm e mezzo con il tweeter da 21 mm, quest'ultimo per un prezzo inferiore a 200 euro. Può intuire, risulta una serie veramente molto appetibile a livello di prezzo e qualità. Una serie che certo ha un rapporto qualità-prezzo veramente notevole, sembra molto ben realizzata, però faccio notare che la sensibilità di tutti i diffusori è piuttosto bassa, per cui richiede un occhio di riguardo per quello che è l'abbinamento con l'amplificatore. Un occhio di riguardo sicuramente sarà con l'abbinamento per quell'amplificazione di tipo home theater. Qua sicuramente sarà da valutare bene l'abbinamento, in quanto richiedono parecchie potenze con queste sensibilità così basse per poter funzionare al meglio. E adesso, rimanendo sempre nel mondo dei diffusori, parliamo di un'eccellenza italiana. Mi riferisco a Sonus Faber, che ha fatto uscire a cavallo di quest'ultimo anno un nuovo diffusore. Mi riferisco all'Electra Amator, che qui vedete nella terza versione. Ricordo che la prima versione era uscita nel lontano 1987, la seconda versione invece era datata 1997. Si tratta di un due vide a scaffale dotato di un tweeter da 28 mm e un woofer da 180 mm, un classico crossover a 2500 kHz. Una risposta in frequenza che va da 40 Hz a 35 kHz. Un'efficienza di tutto rispetto visto il mini diffusore di 88 dB, un'impedenza nominale che è di 4 ohm. Il costruttore dichiara come amplificazione per questo diffusore un amplificatore con una regolazione in potenza da 35 watt al massimo di 200. Il peso è di tutto rispetto, si parla di 9,5 kg cada uno. Il mobile è un mobile in noce massello con base in marmo di Carrara.
Il frontale è, come spesso succede su questi diffusori della Sonus Faber, in pelle. Capite bene che è un diffusore veramente notevole, sia per la realizzazione che per la componentistica. Componenti selezionati per quello che riguarda il crossover, che è stato ottimizzato per questo tipo di diffusore. Il prezzo chiaramente è in linea con quello che può essere la classe dei diffusori. Stiamo parlando a listino di 10.000 euro. E adesso parliamo di un altro marchio italiano, mi riferisco a Indiana Line, un marchio che ha fatto sempre un grosso successo per quello che riguarda i diffusori di fascia medio-medio-bassa, in quanto è dotato di un rapporto qualità-prezzo veramente ineguagliabile. Il diffusore in questione è il Tesi 661, sviluppato sulla base di un altro grande diffusore, e mi riferisco al diffusore da scaffale, il Tesi 261, piccolo diffusore a due vie. Appunto, sulla base di questo diffusore è stato sviluppato un diffusore a torre dove è stato aggiunto un doppio woofer per quello che è la sezione in gamma bassa. Analizzando quello che è appunto il diffusore, presenta un classico tweeter in seta da 1 pollice. Il midwoofer è un midwoofer uguale per quello che è la Tesi 261 da 165 mm con cono rifasatore. Questo cono permette al woofer di avere una frequenza di breakout molto alta, per cui rispondere alle gamme medio e medio alte in maniera più corretta e lineare. Per la sezione bassi si è adottata una configurazione di un doppio woofer in cellulosa con membrana trattata per abbassarne la risposta in frequenza, aumentando appunto la rigidità e il peso del cono. Di fatto si è perso qualcosa in termini di efficienza, recuperandolo con l'adozione di una doppia configurazione in parallelo dei due woofer, per aumentare appunto i valori di emissione e di conseguenza anche l'efficienza. Per quello che riguarda i dati di targa, si tratta di un diffusore a 3 vie in bassa reflex. La potenza applicabile va dai 30 ai 160 watt. Per quello che è la risposta in frequenza, si estende dai 35 Hz ai 22 kHz. Un'impedenza tipica di 8 ohm, una sensibilità piuttosto elevata per essere un diffusore a 3 vie, in quanto è di 92 decibel. Crossover con un taglio a 403 kHz e la possibilità di essere collegato in B-wiring. Adesso permettetemi una piccola parentesi personale, una piccola analisi di quello che è questo diffusore. Innanzitutto non trovo giustificato le critiche fatte a Indiana Line per quello che è la realizzazione del diffusore, in quanto sì, è una casa italiana, ma viene prodotta componenti e assemblaggio in Cina, ma questo, come tanti altri produttori, per contenere quello che sono i prezzi. Al di là di questo discorso che è prettamente economico, analizziamo invece quello che è la Tesi 661, un diffusore molto interessante, e non vi ho detto, il prezzo è comunque inferiore agli 800 euro di listino, capite bene che è molto concorrenziale. Inoltre si tratta di un diffusore dove Indiana Line non ha voluto realizzare niente di particolare, ha semplicemente adottato come base il Tesi 261, di fatto ha gli stessi componenti per quello che è la gamma medio e medio alta. È solamente stato aggiunto una coppia di woofer per estendere la risposta in frequenza, tant'è che il crossover è tagliato a 400 Hz per la gamma bassa. Inoltre, due parole anche sul discorso dell'efficienza. Dichiarato da costruttore di 92 decibel, comunque è un tipo di diffusore piuttosto efficiente che ben si abbina a qualsiasi tipo di amplificatore, senza creare grossi problemi per essere pilotato. Con un valore così tanto alto uno potrebbe venire da pensare che anche un valvolare con una decina di watt possa andare bene. Allora, teniamo conto che comunque stiamo pilotando un diffusore che ha ben 4 altoparlanti. Capite bene che 10 watt per muovere 4 altoparlanti, anche se con un'efficienza dichiarata dal costruttore di 92 decibel, potrebbe sembrare sulla carta una cosa fattibile. Secondo me la sensibilità è un attimino enfatizzata, per cui rimarrei su quello che sono i dati di targa forniti dal costruttore, che parla come potenza minima di 30 watt, ma penso che con un valvolare in classe A, anche con una ventina di watt, siano più che sufficienti. Per quello che è lo stato solido rimarrei su quello che sono i valori di targa del costruttore, almeno una quarantina di watt in stato solido dovrebbe essere più che sufficiente per pilotarlo. Il tipo di carico non è particolarmente impegnativo in quanto non dovrebbe scendere sotto i 4 ohm, per cui una buona amplificazione a stato solido o un valvolare in classe A da un minimo di 20 watt potrebbe essere il giusto abbinamento per questo tipo di diffusore.
E con questo concludo. E adesso parliamo di Ecoacoustic, un marchio che sta sempre più prepotentemente prendendo piede sul mercato dei diffusori acustici. Dalla produzione dei diffusori di fascia medio-bassa arriviamo a questa serie qua, la serie Concept, con questo modello in particolare che è il modello 500 presentato quest'anno. Mantiene la classica configurazione d'apposito, che è una configurazione che contraddistingue questo marchio, con un cabinet dove è stata riservata una particolare cura nella realizzazione, in quanto il cabinet è realizzato con un doppio strato di MDF a densità diverse, una camera d'aria riempita con gel smorzante, il tutto racchiuso in un plinto d'alluminio, integrato in una serie di risuonatori Helmholtz. Capite bene che il cabinet è veramente il punto di forza di questo diffusore. Per quello che riguarda gli altoparlanti, utilizza due poderosi midwoofer da 165 mm, con membrana in carta e sospensione in gomma, bombina mobile da 35 mm, mentre il tweeter è il classico tweeter da 28 mm. Per quello che riguarda il crossover, ha un taglio 2500 kHz, realizzato con componenti selezionati. I condensatori sono della Moondroft del tipo Supreme, induttori avvolti in aria, questo per dare una maggior linearità su quello che è appunto il crossover. In ultimo arriviamo alle caratteristiche tecniche. Questo diffusore ha una risposta in frequenza da 41 Hz fino a 30 kHz, un'impedenza nominale di 6 ohm e un'impedenza minima di 3,7 ohm. Il peso specifico è di 42 kg, il prezzo di listino sono 5.000 euro. Concludo il video appunto di quelle che sono state le novità di questi primi mesi del 2019. Vi do appuntamento per questo tipo di rubrica tra qualche mese. Le novità sul buono dell'alta fedeltà non sono così tante. Comunque appena riuscirò a raccogliere qualche novità, qualche news, rifarò un altro video e vi porterò appunto quelle che sono le novità di questo mondo così affascinante che è dell'alta fedeltà. Con questo chiudo il video, vi ringrazio per la visione e al prossimo video. Ciao a tutti, ciao ciao!